L'identificazione del sito di Caere con quello della moderna Cerveteri, il cui nome deriva da Caere Vetus, risale al Cinquecento, ma venne provata solo più tardi, nell'Ottocento. Cerveteri possedeva una rete di santuari. Sopra il fosso del Manganello, presso la porta nord, restano i blocchi di fondazione di un tempio. In questo santuario si svolgevano i riti di passaggio di status dei giovani, come quello dall'infanzia all'adolescenza. Nel luogo di culto sotterraneo al centro geometrico della città si conserva la firma del primo prefectus inviato da Roma, Gaio Genuccio Clepsina. Semi nascosti dalla vegetazione sono i resti della porta coperta, l'ingresso orientale della città. Il nome etrusco di Caere era Caeserie, ma i greci, come Erodoto, la chiamavano Agilla e dicevano che fosse stata fondata dai Pelasgi venuti dalla Tessaglia. Essa possedeva un luogo di culto a Delfi, il celebre santuario di Apollo. Livio racconta che quando Roma fu occupata dai Galli, Caere accolse le sue vestali e ancora che i giovani patrizi romani andavano a Cerveteri a studiare le lettere etrusche. In nessun'altra città etrusca la simbiosi tra archeologia e paesaggio è così accentuata come nella necropoli della Banditaccia, che dall'inizio del VII secolo a.C. si popola di tumuli maestosi. Secondo l'UNESCO, la necropoli rappresenta un capolavoro del genio creativo dell'uomo. Essa riflette gli stessi schemi urbanistici e architettonici della città antica e costituisce una testimonianza unica ed eccezionale dell'antica civiltà etrusca, l'unica civiltà urbana dell'Italia preromana, tra le più antiche del Mediterraneo. Mentre le cornici dei tumuli riecheggiano modelli orientali, le camere funerarie imitano l'interno delle case aristocratiche. L'ingresso è rivolto ad ovest, il luogo degli dei dell'oltretomba. Penetrando nelle camere possiamo seguire lo sviluppo dell'architettura domestica. Durante il VII secolo a.C. si passa dall'imitazione della capanna di legno e paglia alla casa in muratura a più vani. Il soffitto è a due falde, con un elaborato sistema di travicelli. Intorno al 600 a.C., la tomba, come la casa, abbandona lo schema con camere che si susseguono una dopo l'altra e assumerà una pianta a 3 vani paralleli che contengono i letti funebri preceduti da un atrio. L'atrio è arricchito da colonne di vario tipo, talora sormontate da capitelli molto elaborati, come nella tomba dei capitelli eolici. Porte e finestre sono inquadrate da eleganti cornici. In qualche caso, le pareti sono articolate da mensole. L'atrio è l'ambiente principale della casa come della tomba. Talora esso si presenta come una vera sala d'armi, con gli scudi appesi alle pareti. Troni
uomini dallo schienale ricurvo e provvisti di poggiapiedi campeggiano nell'atrio della tomba degli scudi e delle sedie, destinati ad accogliere le anime degli antenati. La via degli inferi univa l'abitato con la necropoli. Lungo la via incassata fra le scoscese pareti di tufo si aprono a diverse altezze le cavità delle tombe. Queste si distingue la tomba delle colonne tuscaniche, che deve il suo nome ai due alti sostegni sfaccettati, sormontati da pesantissimi capitelli, lavorati a parte. Lungo il percorso si aprono numerose tombe a caditoia che presentano una sorta di camino scavato al di sopra del breve atrio d'ingresso, adibito forse a scopi rituali. Così descriveva Lorenz la sua esperienza. Ma c'era una placida calma nell'aria, in quel posto incavato, e la sensazione che un'anima vi si trovasse bene. Fu lo stesso quando scendemmo i pochi scalini fino alle camere di pietra all'interno dei tumuli. Non vi è rimasto nulla. È come una casa lasciata spoglia. I vecchi abitanti l'hanno abbandonata. Aspetta i nuovi. Ma chiunque fossero coloro che sono partiti, hanno lasciato una piacevole sensazione di calore nel cuore, di dolcezza nel ventre. Le rocce che affiorano dalle acque di Santa Severa sono i ruderi dell'antico porto etrusco di Pirgi. Il castello medievale ingloba i resti delle poderose mura della colonia romana impostata sul porto etrusco. Il porto era collegato a un maestoso santuario costiero, meta dei mercanti e viaggiatori, greci e fenici soprattutto, che battevano le rotte del Mediterraneo 2500 anni fa.